Buongiorno, quando ho fatto l'ultimo video, quello intitolato I cammelli di Abramo, ho avuto molte reazioni positive, l'hanno visto decine di migliaia di persone, però ha destato anche qualche perplessità. E cos'è che ha destato qualche perplessità che adesso andiamo a risolvere immediatamente? Quando ho parlato del giuramento e per chi non l'avesse visto lo riprendo molto brevemente. Quando Abramo manda il suo servo più fidato, il Damasceno, cioè originario di Damasco, Eliezer, nella terra della sua famiglia a cercare una moglie per suo figlio Isacco, in sostanza disse al servo, appunto facendogli fare un giuramento. Siamo in Genesi capitolo 24. Per favore, poni la mano sotto la mia coscia. Ti farò giurare su, qui c'è scritto Hashem, è la traduzione ebraica. Hashem, lo ripeto per chi ancora non lo sapesse, Hashem significa il nome, perché gli ebrei non potevano pronunciare il nome Yahweh e quindi lo sostituivano con Hashem, cioè il nome. Comunque in sostanza dice poni la mano sotto la mia coscia, e io in effetti avevo detto che in realtà si trattava e si tratta di un eufemismo, perché porre la mano sotto la coscia per fare il giuramento, in realtà si parlava di giuramento tra maschi, ovviamente, in realtà si trattava di toccare i genitali. E questo ovviamente ha destato qualche perplessità, ripeto, perché mi hanno detto, ma un conto è mettere la mano sotto la coscia, altro conto ovviamente è toccare i genitali. E allora diciamo questo, che tutto il complesso del sistema del giuramento era un sistema molto articolato, e si è sviluppato anche nel tempo, perché si giurava per la vita di una persona, si giurava per Yahweh, si giurava ad esempio per il Tempio, e ancora al tempo di Gesù, vi dico, Gesù entrava in contrasto anche con i suoi colleghi rabbi, cioè maestri farisei, perché ancora una volta in queste discussioni, che erano dei dialoghi assolutamente necessari nel mondo ebraico, discutevano sulle modalità. Per esempio Gesù in Matteo dice non giurerai il falso, e questo è ripreso anche dall'Antico Testamento, ma adempirai verso il Signore i tuoi giuramenti. Ma io vi dico, non giurate affatto, né per il cielo, perché è il trono di Dio, né perché la terra, perché è lo sgabello dei suoi piedi, né per Gerusalemme, perché è la città del grande re. E ancora sempre in Matteo, nel capitolo 23, si dice, guai a voi, si rivolge ai suoi colleghi farisei maestri che pensavano diversamente da lui, cosa che era assolutamente normale, l'ho già detto altre volte, perché lo studio era sempre fatto tra diverse persone, tra diversi maestri che avevano il compito, l'obbligo di interpretare la legge, e quindi quelli che ci vengono presentati come degli scontri erano delle normalissime discussioni, e il Talmud ne è pieno, ce ne sono migliaia, discussioni tra i vari maestri che poi alla fine cercavano anche di arrivare, quando possibile, ad una mediazione sulla interpretazione dei passi della legge. In questo specifico caso Gesù dice, guai a voi guide cieche che dite, se uno giura per il Tempio non conta nulla, se invece uno giura per l'oro del Tempio resta obbligato. Ma che cosa è più grande, l'oro o il Tempio che rende sacro l'oro? E così via. Dice, se uno giura per l'altare non conta nulla, se invece uno giura per l'offerta che vi sta sopra resta obbligato, e così via. Questa
pratica del giuramento effettivamente è una pratica che era anche molto controversa, molto discussa, ma praticata costantemente nel corso dei secoli. Ma torniamo adesso alla perplessità che mi è stata espressa, quella relativa al rapporto coscia-genitali. Perché mi si dice appunto un conto è mettere la mano sotto la coscia, altro conto ovviamente è toccare i genitali. Allora questa non è una interpretazione mia, andiamo a leggerlo direttamente da ciò che dicono gli esegeti ebrei nelle pubblicazioni loro. Già ricordate più volte io ho utilizzato questa edizione della Bibbia della casa editrice ebraica Mamash, proprio perché è veramente ricca di informazioni sul pensiero ebraico. E andiamo proprio al commento su quel versetto della Genesi che vi ho letto un attimo fa. E qui dicono sotto la mia coscia. Il termine coscia è un eufemismo per indicare l'organo riproduttivo maschile. Anche i discendenti sono definiti coloro che escono dalla coscia del padre. E qui fa riferimento al libro dell'Esodo. E in effetti andiamo a leggere in Esodo 1:5, dove si dice appunto che tutte le persone scaturite dai lombi, cioè dalla coscia di Giacobbe, erano 70 persone. E qui sta facendo l'elenco, insomma, sta iniziando l'elenco dei discendenti. Ecco, la parola coscia in ebraico utilizzata nel libro dell'Esodo è esattamente la stessa che viene utilizzata qui da Abramo quando dice al suo servo Eliezer: metti la mano sotto la mia coscia. Ora lì si dice chiaramente che sono scaturiti quei discendenti dalla coscia di Giacobbe. Ora è chiaro che per coscia si intende l'organo genitale maschile, tant'è che prosegue questa nota, dice Ibn Ezra, spiega che all'epoca si usava giurare così. Anche Giacobbe, prima di morire, chiese al figlio Giuseppe di mettere la mano sotto la sua coscia prima di giurare che l'avrebbe seppellito in terra di Israele. Questo insomma perché il faraone in futuro non potesse dire certe cose, ma non è questo il tema che ci interessa. Rashi spiega, Rashi lo ricordo è uno dei più importanti esegeti ebrei di tutti i tempi, che Abramo scelse la coscia come conferma del giuramento. Infatti, quando si esprime un giuramento, bisogna posare la mano su un oggetto sacro. Sacro, già l'abbiamo detto, ma lo ripeto perché certi concetti devono essere molto chiari, significava un qualunque elemento che veniva separato rispetto alla normalità e veniva dedicato in modo specifico a Yahweh. Dice quindi bisogna posare la mano su un oggetto sacro, come ad esempio il rotolo della Torah o i tefilim, e poiché la circoncisione fu il primo precetto dato ad Abramo e poiché egli la eseguì con tanto dolore, essa era particolarmente preziosa. Per questo Abramo chiese a Eliezer di giurare su di essa, cioè di giurare sulla circoncisione. Tant'è che in altri tipi di commenti ho letto addirittura che non si trattava soltanto di toccare i genitali, ma proprio di prendere in mano l'organo genitale maschile. Quindi questo proprio per prendere in mano, se stiamo alla spiegazione di Rashi, l'organo che era stato sottoposto alla circoncisione. Quindi come vedete, e così abbiamo risolto questa perplessità, che appunto non era una mia interpretazione, ma era esattamente la tradizione ebraica che ha anche una serie di spiegazioni.
Ovviamente si tratta di giuramento praticato tra i maschi per ovvi motivi. Poi, come abbiamo visto prima, i rabbini cercavano, come sempre, varie interpretazioni che in alcuni casi rappresentavano dei veri e propri escamotage, no? Come abbiamo letto, giurare per il Tempio piuttosto che non giurare per l'oro del Tempio, ma questa cosa ha avuto una evoluzione nel corso dei tempi. Teniamo presente infatti che Abramo di fatto non era soggetto a quelli che noi conosciamo come i 10 comandamenti, cioè non era soggetto alla legge mosaica, per ovvi motivi. Abramo viene diversi secoli prima di Mosè e probabilmente qualcuno di voi ricorderà che già altre volte ho letto il passo in cui Mosè nel deserto, parlando agli israeliti, dice: questo patto Yahweh non l'ha fatto con i nostri padri, ma l'ha fatto con noi che siamo qui tutti vivi. Anzi, andiamo direi a leggerlo direttamente dalla Bibbia, questo passo che si trova in Deuteronomio capitolo 5. Mosè convocò tutto Israele e disse loro: ascolta Israele, le leggi e le norme che oggi io proclamo ai vostri orecchi, imparatele e custoditele per metterle in pratica. Yahweh, il nostro Elohim, qui ovviamente c'è scritto il Signore nostro Dio, ma sono quelle parole che nei video io ho detto è meglio non sostituire onde evitare discussioni, quindi non le sostituiamo con le traduzioni ma lasciamo ciò che hanno scritto gli autori antichi. Quindi Yahweh, il nostro Elohim, ha stabilito con noi un'alleanza sull'Oreb, altro nome per indicare il Sinai. Yahweh non ha stabilito questa alleanza con i nostri padri, ma con noi che siamo qui oggi tutti vivi. Quindi c'è una distinzione netta, come ho accennato, perché Yahweh qui fa un patto specifico con il popolo di Israele, cioè esclusivamente con i discendenti di Giacobbe. E tra l'altro ne approfitto anche per darvi un'idea della concretezza di quanto stava avvenendo in quel momento. Yahweh sul monte vi ha parlato dal fuoco faccia a faccia. Come dicono anche nelle lezioni di Torah biblica della Università di Gerusalemme, non si tratta di una voce che arriva dall'interno, di una voce che arriva dall'alto o di un qualcosa che viene ispirato in un qualche modo, di un qualcosa che viene avvertito o sentito in qualche modo particolare attraverso chissà quali attività medianiche. No, Yahweh parlava faccia a faccia e parlava dal fuoco, cioè parlava stando su quel suo sistema di cui abbiamo parlato tante volte e che produceva energia con tutta una serie di effetti, tra cui non ultimi anche effetti mortali. Tant'è che dice che parlava faccia a faccia, mentre io stavo tra Yahweh e voi per riferirvi la parola di Yahweh, perché voi avevate paura di quel fuoco e non eravate saliti sul monte. Quindi in realtà anche qui ribadiamo il concetto che quel popolo, che era il popolo prescelto, il popolo eletto, il popolo amato da Yahweh, aveva paura delle manifestazioni di Yahweh e direi giustamente aveva paura delle manifestazioni di Yahweh, e anche perché, adesso poi lo vedremo, insomma la sua psicologia era una psicologia che certo non trasmetteva sicurezza, serenità, pace e tranquillità. Difatti quelli, diciamo così, prima di Mosè, cioè i cosiddetti patriarchi, quindi a partire da Noè,
poi Abramo, Isacco, Giacobbe, che sono quelli che fanno parte della storia biblica concreta, erano soggetti esclusivamente alle cosiddette leggi noachiche o noachite, a cui ho dedicato un video, anche perché ricordo che, come è scritto nella esegesi ebraica, Noè non era ebreo e quindi c'erano, prima di queste leggi mosaiche riservate agli israeliti, delle leggi, che erano 7, che invece erano, per così dire, dirette a tutta l'umanità. Quindi c'è stata tutta una evoluzione, diciamo così, del pensiero di Dio, del cosiddetto Dio, nei confronti degli uomini, una evoluzione che ha portato a, come dire, anche ad avere atteggiamenti diversi, che ha portato alla necessità di condurre tutta una serie di studi e di interpretazioni, di chiarificazioni, di introduzioni di chiavi di lettura, proprio per cercare di capire che cosa volesse dire veramente Yahweh quando parlava di certe cose. In realtà anche Mosè, in uno dei Midrash, si dice che abbia chiesto a Yahweh: ma quando i tuoi ordini non sono chiari, noi cosa dobbiamo fare? E Yahweh gli dice: voi seguite la maggioranza, cioè lasciate che sia la maggioranza a decidere qual è il significato di un mio ordine. E quindi, siccome sappiamo che le maggioranze cambiano, anche i significati degli ordini di Dio teoricamente potevano cambiare nel tempo. E a questo proposito, sempre in quel video I cammelli di Abramo, c'è stato chi mi ha chiesto, se possibile, di fare una analisi della psiche di Yahweh, cioè una vera e propria analisi psicologica di questo individuo, appunto, che si è dimostrato così multiforme, così variabile nel tempo, cosa che di per sé sarebbe anche normale se non si trattasse di Dio, perché o Dio fornisce all'umanità dei valori che sono assoluti, oppure siamo di fronte ad un Dio che si adatta alle varie circostanze, quando in realtà il buon senso vorrebbe che dovrebbero essere gli uomini ad adattarsi alle leggi di Dio, che dovrebbero essere le uniche giuste e non discutibili. Invece in realtà è avvenuto il contrario. È avvenuto il contrario perché? Intanto perché sappiamo che Yahweh non era Dio e perché Yahweh aveva una mentalità molto complessa. Io non invidio Mosè, che aveva a che fare con lui, doveva essere un rapporto difficilissimo, oltre che molto rischioso, perché sappiamo che Yahweh, insomma, non era molto tenero nei confronti di chi o non capiva o anche solo eseguiva malamente i suoi ordini. Anche se poi, come sempre, la legge non era uguale per tutti, perché lui perdonava ad alcuni delle cose che mai avrebbe perdonato ad altri. Per esempio, voglio dire, si dice, ancora la tradizione religiosa ce lo ricorda, e l'uomo e la donna saranno una carne sola, e pensiamo alle centinaia di mogli di Salomone e alle centinaia di concubine, pensiamo a Davide, pensiamo anche alle concubine di Abramo, eccetera, ma tutto questo era concesso quando invece magari un poveretto, come è chiaramente raccontato nella Bibbia, che viene colto nell'atto di raccogliere la legna nel giorno di sabato, per ordine di Yahweh viene ucciso perché ha contravvenuto all'ordine di non lavorare di sabato. E anche qui sul lavorare ne abbiamo già parlato, secoli di discussione. Che cosa intendeva veramente Yahweh quando diceva che al sabato bisognava astenersi da ogni attività? Quindi da questo fino al giuramento di cui abbiamo parlato all'inizio, insomma Yahweh aveva una mentalità molto complessa. Quindi, risolta la questione del giuramento e dei genitali, provo a dare una risposta a chi mi ha fatto questa domanda sulla psiche di Yahweh, ma questa risposta preferisco farla dare ad una studiosa ebrea, Alia Bat Adam. Questo è il libro da cui la traggo e io ho avuto tra l'altro anche il piacere di incontrarla e di conoscerla personalmente.
E lei in questo suo libro, in cui affronta moltissimi argomenti molto interessanti, a partire dalla vicenda dell'Esodo, e che ha come sottotitolo, tra l'altro, un sottotitolo che dà idea ancora una volta della concretezza del racconto biblico, Esodo, ovvero contrabbando di know-how dalle piramidi a Gerusalemme. Cioè, insomma, Mosè avrebbe rubato della tecnologia che era presente in Egitto. Ma veniamo alla psicologia di Yahweh. Lei la definisce esattamente così: aggressiva, austera, bigliosa, disumana, esclusivista, esigente, feroce, gelosa, inclemente, infantile, inflessibile, malmostosa, intollerante, intrattabile, iraconda, irascibile, permalosa, pignola, prevedibile, puerile, punitiva, repressiva, rigida, anche saggia, spietata, tirannica, tremenda, vendicativa, ma ce ne sarebbero anche molti altri. E la studiosa ebrea prosegue poi ancora dicendo: in generale, parla di Yahweh sempre, incapace com'era di produrre alcunché di positivo tranne acqua, manna e quaglie, l'attività precipua di Yahweh consistette nella sbrigativa esecuzione di inappellabili sentenze di morte dei suoi uomini per insubordinazione, mentre la sua indimostrabile partecipazione alla vittoria, nei casi in cui gli israeliti vincevano contro i nemici, si limitò alla distruzione e ad orrendi totali stermini. In alcuni casi, come le stragi di Sittim e di Midian, si trattò di veri scannatoi, oltre che, leggo testualmente, di autentiche carognate. E poi dice che quindi tutto il tentativo di interpretare il pensiero di Yahweh, fatto poi successivamente dei secoli, dice quindi tutto ciò che tenta da sempre di capire, prevedere, interpretare gli occulti disegni di Dio, in realtà, dice lei, non c'è niente da capire, perché non esiste alcun disegno né alcun fine. E in altro passo rincara la dose dicendo, ma in effetti è ciò che io penso da sempre, come ben sapete, non facciamoci idee sbagliate, non c'era nessuna alta meta spirituale da raggiungere. Ecco, io leggendo la Bibbia e con tutti i racconti già che vi ho fatto sui comportamenti di Yahweh, devo dire che non posso che concordare sostanzialmente con quanto scrive questa studiosa ebrea sulla psicologia di questo individuo col quale effettivamente non era facile aver a che fare, anzi era rischiosissimo aver a che fare. Quindi io direi a chi mi ha chiesto di fare questa analisi psicologica di Yahweh che veramente oltre a questo non ho nulla da aggiungere. Qui sono stati esaminati e definiti in estrema sintesi tutta una serie di elementi, tutta una serie di caratteristiche, tutta una serie di attitudini che sono tutte concretamente presenti nella Bibbia. Per cui dico che io veramente non ho nient'altro da aggiungere. Mi verrebbe da dire, guardate, ve lo giuro che non ho proprio nient'altro da aggiungere, però vi dico anche un'altra cosa, ve lo giuro senza mettervi la mano sotto la coscia. Ciao, grazie e alla prossima.